innanzitutto una crema al limoncello velocissima. Ci occorreranno 130 g di zucchero semolato, 60 g di farina, un uovo intero o in alternativa, se preferite, 2 tuorli, la buccia di un limone, 500 ml di latte, un bicchierino di limoncello. Corrisponde all'incirca 30 ml di liquore. Versiamo il latte in un pentolino. Aggiungiamo la buccia del limone. Mi raccomando che sia biologico. Evitate la parte bianca perché è piuttosto amara. Mettiamo a riscaldare il latte e intanto procediamo a lavorare gli altri ingredienti. In una ciotola andiamo a lavorare l'uovo con lo zucchero, la farina ed il limoncello. Setacciamo la farina . Uniamo il limoncello . Andiamo a riunire questi ingredienti al latte, eliminando la buccia di limone dal latte che intanto si sarà riscaldato. Ora non ci resterà che far addensare la crema cuocendola per qualche minuto su fiamma bassa. Quando si sarà ben addensata la potremo spennere, trasferire in una ciotola pulita e coprirla con della pellicola alimentare così da non far formare la pellicina in superficie. Quando sarà ben fredda la potremo utilizzare per decorare il nostro dolce o anche da mangiare al cucchiaio. La nostra crema è pronta. Andiamo quindi a montare 250 ml di panna fredda. Prepariamo la bagna per il dolce premendo il limone di cui abbiamo già utilizzato la buccia. Aggiungeremo poi acqua e zucchero di canna o zucchero semolato. Per il dolce io andrò a utilizzare dei biscotti tipo pavesini. Potete anche utilizzare però i classici savoiardi o altro tipo di biscotti a vostra scelta. Andiamo a riprendere anche la crema e passiamo all'assemblaggio del dolce. Cominciamo con un leggero strato di crema . Ci servirà soltanto per tenere i biscotti a posto. Quindi andremo ad immergere velocemente i biscotti prima nella bagna e quindi a posizionarli nel vassoio.
Distribuiamo l'altra crema. La panna. E proseguiamo con un altro strato di biscotti inzuppati. Ripeteremo quindi l'operazione di crema e panna. Completiamo con un ultimo strato di biscotti, crema e panna. Dopo aver ben livellato, con la restante panna possiamo realizzare delle decorazioni a piacere. Ed ecco il nostro dolce pronto per essere messo in frigo e successivamente gustato. Ciao a tutti da Marci! Mettiamo a riscaldare 2 bicchieri abbondanti di latte, sono all'incirca 400 ml. In una ciotola andiamo ad unire 100 g di zucchero semolato, 40 g di maizena o amido di mais, una bustina di vanillina, quando il latte sarà ben caldo andiamo ad aggiungerne una tazza facciamo sciogliere bene tutti gli ingredienti e andiamo ad unire al restante latte cuocendo su fiamma dolce per qualche minuto finché la crema sarà addensata. Facciamo raffreddare per bene la crema prima di proseguire. Montiamo 200 ml di panna, va bene sia la fresca che la vegetale. Aggiungiamo ora la crema al latte
Preparate 3 tazzine di caffè zuccherato. Io ho utilizzato 1,5 cucchiai di zucchero, però dipende molto dal vostro gusto, assaggiatelo e giudicate se vi piace più dolce o meno dolce. Ci occorreranno poi 4 pacchetti di pavesini e possiamo iniziare a montare il nostro dolce. Iniziamo distribuendo un po' di crema sul fondo. Quindi andremo a bagnare semplicemente i pavesini nel caffè velocemente senza inzupparli troppo e adagiandoli sulla crema. Se volete un'alternativa alla crema al latte potete vedere il nostro video del tiramisù con crema chantilly. Ora semplicemente andremo a ricoprire con un altro strato di crema e poi ancora pavesini bagnati. L'unica accortezza che vi consiglio è semplicemente di alternare il senso dei pavesini. Quindi se prima avete agito in verticale, ora agiamo in orizzontale. Concludiamo con la crema che è rimasta. Concludete con un po' di cacao amaro o dolce, scegliete secondo il vostro gusto, in superficie. Mettiamo a riscaldare 2 bicchieri di latte . Iniziamo lavorando 2 uova intere. Aggiungiamo una bustina di vanillina o in alternativa della buccia di limone grattugiata, 3 cucchiai di zucchero semolato, cucchiai di maizena o amido di mais, aggiungiamo un po' di latte preso dal latte che si sta riscaldando .
Andiamo a riunire il tutto al latte e cuoceremo la crema per qualche minuto fin quando sarà ben densa. Per il nostro tiramisù non andremo a utilizzare il mascarpone, bensì andiamo a montare 200 ml di panna ben fredda. Riprendiamo quindi la crema che si è raffreddata bene . Amalgamiamo il tutto a bassa velocità . L'altra modifica che apportiamo alla nostra versione di tiramisù è l'utilizzo dei pavesini al posto dei classici savoiardi. Anche in questo caso, se preferite, potete utilizzare i savoiardi. Io andrò ad utilizzare per il mio tiramisù una pirofila che misura 20 x 28. Iniziamo mettendo uno strato di crema sul fondo. Proseguiamo adesso bagnando velocemente i pavesini all'interno del caffè zuccherato e adagiandoli sul fondo della nostra pirofila. Andiamo quindi a ricoprire con altra crema . E proseguiamo gli strati finché avremo terminato la crema. Questa volta li posiziono in verticale, quindi in senso opposto a quello che avevo già predisposto in precedenza. Come tocco finale potete decorare con del cacao amaro o zuccherato secondo i vostri gusti. Conserviamo il dolce in frigorifero fino al momento del consumo.
Cominciamo preparando una crema al latte di cocco semplicissima, senza uova, con 50 g di zucchero, 20 g di amido di mais o anche farina 00, 400 ml di latte di cocco che andremo ad aggiungere un po' alla volta e iniziamo a cuocere anche la nostra crema fin quando risulterà ben densa. Versiamo tutti i nostri 400 ml di latte di cocco e continuiamo a cuocere. Dopo circa 5 minuti la nostra crema è pronta, potremo spegnerla, toglierla dal fuoco, versarla in un contenitore pulito e lasciarla raffreddare prima dell'uso. Montiamo con le fruste 200 ml di panna per dolci. Aggiungiamo la crema al cocco che si sarà ben raffreddata. La crema per la farcitura è pronta. Prepariamo una bagna con 100 ml di latte di cocco e una tazzina di caffè. La mia non è zuccherata, però se preferite potete aggiungere anche un cucchiaino di zucchero. Come ultimi ingredienti ci occorrerà della farina di cocco e i pavesini. Se volete potete anche sostituire i pavesini con i classici savoiardi. Per mia comodità io utilizzerò per la realizzazione di questo dolce una teglia che misura 20 cm nel lato più lungo. Ne preparerò 2 di queste. Voi potete anche utilizzare un'unica teglia. Cominciamo inserendo un po' di crema sul fondo . Andiamo a bagnare i pavesini velocemente in latte e caffè. Posizionandoli con il fondo verso il basso. Distribuiamo altra crema . E un po' di farina di cocco. E proseguiamo con lo strato dei biscotti. Per l'ultimo strato, dopo aver rivestito con altra crema, andrò a formare dei ciuffetti . Ed ecco il nostro tiramisù al cocco pronto. Conservatelo in frigo fino al momento dell'uso. Come sempre, se l'idea vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciarci un commento giù in fondo al video, un like, ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette, ciao a tutti da Maggi!